state facendo? Lasciatelo stare! Fermi! Non adottare mai i cani dai canili, non diventare complice. Se ti fai intenerire dalla scusa di liberarli così dalla gabbia, diventi complice della loro sterilizzazione. Tutti i cani nei canili sono sterilizzati o sono dati in adozione con vincolo ferreo di sterilizzazione. Se davvero riesci a prendere un cane integro ancora dal canile e a tenerlo senza sterilizzarlo, facendo causa al canile che lo chiede indietro perché non lo hai castrato, allora posso accettare. Certo, questo sì che sarebbe un atto nobile, altrimenti no. Altrimenti no. Se prendi un cane da canile, arriverà lì quel cane integro che potevi prendere tu e che sarà così sterilizzato. Quindi, prendendo cani dai canili, sostieni la sterilizzazione e diventi complice di altra sterilizzazione. Se poi addirittura lo fai sterilizzare tu, perché hai assunto il dovere di farlo con l'atto di adozione, a quel punto scatterà in te il fenomeno della fidelizzazione al male. Difficilmente potrai accettare di aver compiuto un tale sacrilegio maltrattante contro l'animale che ami. Scatterà un meccanismo psicologico con cui comincerai a diventare un sostenitore della castrazione, proprio al fine di non ammettere a te stesso l'orrore avallato e fatto compiere a meschini, mendaci, camici bianchi. Spesso il cane castrato diventa docile e ingrassa. Non a caso era attuata la castrazione sugli animali da lavoro, il toro che diventava bue, e sugli animali destinati all'ingrasso per la macellazione, il castrato di agnello e il gallo cappone. E pensate un po' la contraddizione apparente. I principali sostenitori di questa pratica immonda contro gli animali di compagnia e non solo, oggi sono i vegan falso animalisti. Avere quei cani spenti, distrutti, ammalati in casa, sebbene possono vivere anche diversi anni, vuol dire portare in casa la tristezza che quel povero animale, vittima di quei perversi cotanto malati mentali, estenderà all'intera famiglia. Un cane inizialmente integro, sano, perfetto, secondo il suo progetto di natura, che diventa un povero eunuco. La sterilizzazione degli animali ne fa dei malati cronici, spenti, e mira alla loro estinzione. Tanto più che nella ideologia da Terzo Reich del canile, essa viene fatta a tappeto proprio per estinguere tutti i cani liberi, vaganti. Così, nei lager detti santuari animalisti, viene compiuta contro tuttissimi gli animali che giungono lì, anche animali da zootecnia che vengono detti salvati dal macello e invece lì finiscono per essere castrati. Sono detti santuari
ma sembrano più cimiteri. Da essi non nasce nulla. Sono buchi neri della vita. È un'ideologia, quella del falso animalismo, falso ecologista, che, demonizzando con varie scuse il bel fenomeno naturale in ambienti antropizzati del randagismo canino, importante anche per il controllo dei ratti che i cani mangiano e per tenere lontani dai luoghi dove è presente l'uomo, gli animali selvatici, come i lupi, per un maggiore equilibrio di tutte le specie nello stesso vasto territorio, mira all'estinzione dei cani come atto di estrema folle compassione. Se non ne nascono più, non soffriranno più e non saranno più sfruttati. E non solo, pensano alla sofferenza che può essere causata da un umano calcio o da un investimento, ma addirittura considerano sofferenza per la cagna l'atto dell'accoppiamento, cui in realtà la cagna stessa mira, attirando essa cani maschi da ogni dove, con i suoi feromoni durante l'estro. O sofferenza le lotte tra cani per un osso o per la cagna, o sofferenza quella del cane pastore che affronta un lupo per salvare il gregge. Quindi questo è il loro motivo di fondo, questo li spinge, il loro leitmotiv. Se non ne nascono più, non soffriranno più e non saranno più sfruttati. Pazzia, pazzia divenuta potere politico nel nostro, purtroppo, ormai malato, decadente Occidente. Ma non possiamo sottostare a questo. I canili sono dei lager iperspeculativi. Dovevano servire solo per gestire i cani mordaci verso l'uomo, ma la speculazione, ideologia falso animalista perversa che si è fatta legge nella stupida disattenzione popolare, nel raggiro dell'opinione pubblica, ha cominciato a catturare tutti i cani liberi o solo vaganti, sebbene padronali, sebbene pacifici, attuando così la mutilazione seriale della sterilizzazione. I cani randaggi sono geneticamente una ricchezza, crogiuolo per nuove razze e ricettacolo di varie razze canine, un serbatoio di vita in importante rapporto con i cani padronali. Cuccioli passano dal randagismo ai cani di proprietà, con saltuarie adozioni e viceversa. Ma quel viceversa è stato demonizzato negli ultimi decenni dal falso animalismo come abbandono. Una demonizzazione all'eccesso che ha portato a dare forza a questo sistema malato della estinzione, falso caritatevole, a colpi di bisturi nelle gonadi, testicoli e ovaie degli animali. L'ipersentimentalismo di persone problematiche, pessimisti cronici, depressi, sessuofobi, concretizzatosi nel verso della cancellazione della vita alla radice, tramite la lotta a tappeto contro la fertilità, per distruggere la catena alimentare nella quale la natura
prevede sofferenze e sfruttamenti che però alimentano continuamente la vita delle specie, uomo incluso, la loro evoluzione nel ciclo di morte e rinascita. Un vero ecologismo persegue ecosostenibilità, che vuol dire sfruttare senza estinguere, con attenzione alle risorse affinché si rigenerino presto. Questo falso ecologismo, falso animalista, è la totale negazione di ogni ecosostenibilità. È eutanasia cosmica e conseguente umano annichilimento suicida, compiuto nel loro malato credo in forme considerate cruelty free, perché si avvale di tanta chimica, ad esempio per addormentare gli animali durante la mutilazione dei loro genitali chirurgica, o si serve di farmaci sterilizzanti, o mostruosità su mostruosità, farmaci per uccidere soporificamente. Praticano sugli animali l'eutanasia, con ogni scusa. Un graffietto viene presentato come fonte di inguaribile infezione e così ammazzano gli animali che stavano negli zoo, asserendo che non potrebbero tornare in natura perché ormai incapaci, dopo troppi anni a contatto con l'uomo nei recinti. In realtà non vogliono che gli animali tornino neppure in natura, come non vogliono che siano allevati. Libertà e allevamento hanno in comune un sottofondo di fertilità e di vita che continua, che loro non vogliono assolutamente permettere. Di fatto, i loro santuari e i loro canili sono zoo, o meglio sono peggio degli zoo, e loro odiano gli zoo bioparchi perché in essi gli animali vengono fatti riprodurre e questo può essere utile in progetti di reintroduzione in natura che loro aborriscono. Così sono contrari al circo con gli animali, perché si usano animali allevati che quindi vengono fatti riprodurre. E, pensate un po', i pazzi falsi animalisti vogliono imporre sempre il guinzaglio ai cani in libertà. Quindi sarebbe maltrattamento l'uso degli animali per giochi di addestramento nel circo? Ma non maltrattamento il loro continuo guinzaglio. Vogliono imporre il guinzaglio a tutti perché sanno che non tutti i cani sono sterilizzati ancora e quindi senza guinzaglio possono facilmente accoppiarsi tra loro anche durante le passeggiatine con i loro padroni. Però usano per affermare l'obbligo del guinzaglio altre scuse. E va bene, ok, quando l'animale è mordace, ma tanti cagnolini non sono mordaci. Ogni scusa è buona, sanitaria, pseudoecologista, eccetera. Ogni scusa momentanea è il suo contrario per sterilizzare. Anche magari scuse di razzismo verde contro animali domestici inselvatichiti o contro specie esotiche naturalizzatesi. Ma se li incalzi, allora non hanno paura
di rivelare il loro progetto di estinzione artificiale totale di ogni essere vivente che si scopre essere senziente, capace di provare dolore. E quando si dovesse capire che anche le piante sono senzienti, traetene voi le conclusioni su dove arriveranno questi malati mentali al potere oggi in Occidente. L'estinzione cosmica di ciò che vive in tutte le sue forme. Nel mentre poche lobby monopolizzano la fertilità canina, vendendo a caro prezzo cani di razza prodotti solo da loro e talvolta, anche in questo caso, con vincolo di sterilizzazione o già sterilizzati, ma in questo caso proprio per conservare il monopolio sulla fertilità. Bisogna invece riavallare le cucciolate in famiglia come era nel recente passato e come sempre è stato, lo scambio di cuccioli orizzontale, anche, perché no, il piccolo commercio a dimensione familiare o il dono. Non c'è mai male, anzi, c'è buona ecoeconomia dove c'è fertilità che non si interrompe, e guardare con occhio di rispetto anche al randagismo canino fertile come era in passato, e tanto più nei piccoli centri con poco traffico e la campagna vicina. Tutto questo, che era tradizione popolare e paesaggio, è stato iperdemonizzato dal falso animalismo con tanta propaganda che abbiamo visto in TV negli ultimi decenni. Con la presenza del serbatoio del randagismo, gli abbandoni non erano abbandoni, ma atti di libertà e di consegna alla comunità dei cani liberi. Vediamo un oltraggio alle ataviche libertà naturalistiche dei popoli ad allevare e a coltivare tutto ciò che esiste, perché chi alleva e chi coltiva conserva viva la vita, dando ad essa chance per il futuro e per le future generazioni. La sterilizzazione, invece, non dimentichiamolo mai, è un estremo atto di maltrattamento. In particolare la possiamo definire un maltrattamento ontologico.